Ciao e benvenuti a Pillole di Python, ultimo video relativo ai dizionari. Vediamo come utilizzare le nostre conoscenze per realizzare un analizzatore di testi. Via! Eccoci alla terza puntata delle pillole relative ai dizionari. Oggi controlleremo un file intero per l'analisi lessicale, analisi di testi. Vedremo che in poche righe di programma riusciamo a eseguire un tipo di lavoro particolarmente avanzato in modo particolarmente efficiente. Innanzitutto importiamo il modulo strings che ci serve per controllare quali sono i segni di punteggiatura del Python. Chiediamo l'inserimento del nome del file, cerchiamo l'apertura, se non riusciamo a trovare il file ovviamente lanciamo un'eccezione e definiamo un dizionario che si chiama counts e conterrà il conteggio di tutte le parole all'interno di un file di testo con il numero di volte in cui queste parole compaiono all'interno del file. Il file di testo sarà nel nostro caso il primo canto dell'Inferno della Divina Commedia di Dante, tanto per avere qualche cosa di un pochino differente su cui lavorare. Allora, apriamo il file, per ciascuna riga all'interno del file eseguiamo un rstrip, vale a dire eliminiamo tutti quanti i caratteri di a capo che possiamo trovare, che può essere il CHR10 o il CHR13, a seconda se ci troviamo su piattaforma Mac, Linux o Windows. Una volta eliminato questo carattere, eliminiamo attraverso il make trans e line translate tutti quanti i simboli di interpunzione, in modo tale che se abbiamo delle parole uguali che differiscono dalla presenza o meno di un punto esclamativo o di una virgola, eliminando praticamente punto esclamativo e virgola, avremo queste due parole che verranno contate due volte anziché una come parole diverse. Di nuovo potremo avere la stessa parola con la maiuscola e la minuscola. Utilizzando lower, il metodo lower sulla stringa, sulla linea in questo caso letta nel file, eliminiamo questo problema e trattiamo tutte quante le parole come se fossero minuscole. Infine creiamo una lista di nome words utilizzando il metodo split sulla linea e quindi separando ciascuna parola e inserendo all'interno della nostra lista. Le parole sono separate in base alla presenza di un carattere di spazio tra l'una e l'altra. Infine, per ciascuna parola contenuta nella lista parole che abbiamo appena creato, controlliamo se tale parola è presente nel nostro dizionario, counts. Se la parola non esiste nel dizionario, la creiamo, counts di word, cioè counts con la chiave words appare una volta. Se invece la parola che stiamo controllando è già presente nel dizionario, significa che ha un indice, aumentiamo questo indice di 1. Alla fine stampiamo il nostro dizionario. Lanciamo il programma, ci chiede il nome, commedia.txt, diamo invio e il programma è finito. Vediamo cosa significa un'analisi lessicale di questo genere. Sostanzialmente noi abbiamo tutte quante le parole composte all'interno del primo canto dell'Inferno della Divina Commedia, con a fianco il numero di volte che ciascuna delle parole compare. Abbiamo lungo che compare due volte, mentre la maggior parte delle parole abbiamo una funzione istografica di 1, vale a dire sappiamo che Dante aveva un lessico molto vasto e quindi non ci sono particolari ripetizioni, tranne questi, nel senso che ovviamente Dante chiede a Virgilio informazioni e questi e quelli probabilmente sono quelle parole che vengono ripetute di più. Poi abbiamo le parole di due lettere, tipo gli articoli o le preposizioni che compaiono più volte, ma per quanto riguarda le altre parole sono sostanzialmente singole.
Diversamente sarebbe, ad esempio, se eseguissimo un'analisi lessicale all'interno di un file di posta elettronica alla ricerca di tutte le volte che è stato chiamato, è stato inviato un messaggio da un certo mittente, oppure per estrarre tutte quante le lettere che sono state inviate nel mese di giugno dell'anno 2006. Sono tutte analisi che con 3 righe di Python possono essere eseguite. Abbiamo visto la velocità di esecuzione anche su file di parecchie centinaia di migliaia di byte. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.